Ciao a tutti miei cari seguaci e benvenuti al test scientifico. Oggi ci sono ricaduta, miei cari amici. Eh sì, sono ricaduta nel mondo dell'astrobiologia. Non so voi, ma quando io sento parlare del fatto che alcuni esseri umani tra qualche anno potrebbero andare a vivere stabilmente sul pianeta Marte, la parte più scettica di me esce fuori. Perché so dei grandi problemi che questo può comportare, poter vivere in maniera stabile sul pianeta Marte. Oggi parleremo di un aspetto di alcune ricerche che sono in corso relativamente a come semplificare questa missione. Ma ecco, prima di parlarne passerei subito alla nostra sigla. Amici miei, uno dei più grandi problemi della missione su Marte è chiaramente il fatto che gli uomini che andranno a vivere lì non potranno dipendere dal pianeta Terra per quanto riguarda cibo, rifornimenti, eccetera, perché come sappiamo per raggiungere il pianeta Marte occorrono dei mesi e quindi non possono i colonizzatori dipendere dal nostro pianeta. Perciò devono attuare tutta una serie di strategie molto complesse per poter vivere in maniera autonoma sul pianeta Marte. Io nello scorso video vi parlai di alcuni batteri che vengono studiati che riescono a vivere in condizioni estreme presenti sul pianeta Terra e tra questi vi avevo citato i cianobatteri. Questi batteri, che in passato venivano chiamate alghe azzurre perché presentano delle caratteristiche che sono simili alle alghe, tra cui appunto la possibilità di riuscire a vivere attraverso appunto la fotosintesi sia in condizioni anaerobiche che in condizioni aerobiche, sono stati poi successivamente chiamati con il nome di cianobatteri, perché in realtà questi qua successivamente sono stati più che altro riconosciuti come batteri proprio perché presentano delle caratteristiche che non possono esimerli da essere classificati come tali. Quindi questi cianobatteri, in particolare alcuni batteri che sono stati utilizzati per degli studi in merito a queste missioni future su Marte, hanno mostrato delle caratteristiche particolari che possono essere sfruttate per poter utilizzare questi batteri in maniera da avere subito delle fonti nutritive senza appunto dipendere dal pianeta Terra. Quindi questi cianobatteri in particolare si è visto che riescono a vivere anche appunto non sopravvivere, ma proprio vivere tranquillamente, quindi riprodursi e tutto eccetera, in una particolare atmosfera. Come sappiamo, l'atmosfera del pianeta Terra è un'atmosfera che si differenzia molto rispetto all'atmosfera marziana. In particolare, soprattutto, la pressione è molto diversa perché sul pianeta Marte la pressione è veramente molto bassa. E quindi questo è un primo problema, perché questi batteri non riuscirebbero a sopravvivere sul pianeta Marte a causa di questa pressione. Quindi per sviluppare questi batteri sul pianeta Marte, adesso arriveremo al perché è necessario fare questo, sono stati costruiti dei bioreattori che sono appunto delle apparecchiature in cui vengono posti questi batteri in cui essi riescono a vivere, isolandoli da tutto il resto e riproducendo quindi un'atmosfera che possa utilizzare delle fonti, quindi dei gas che si trovano sul pianeta Marte, e questi sono azoto e anidride carbonica. L'atmosfera marziana è fatta in elevata percentuale di anidride carbonica e anche una parte di azoto, però questo azoto non è così elevato per permettere a questi microrganismi di vivere sull'atmosfera marziana senza utilizzare questi bioreattori.
Inoltre, anche appunto per quello che vi dicevo, ovvero la pressione, è necessario utilizzare questi bioreattori. I cianobatteri infatti hanno bisogno di azoto perché sono proprio degli azotofissatori, ovvero grazie alla presenza di un enzima che si trova in delle strutture particolari cellulari di questi batteri, che vengono chiamate eterocisti, permettono di convertire l'azoto molecolare in ammoniaca, e questa ammoniaca poi viene utilizzata come fonte nutritiva, quindi come fonte per tutto il metabolismo di quello che è il batterio. Perché questa scoperta, ovvero la capacità di questi batteri di poter vivere in un'atmosfera, in un ambiente che utilizza dei gas direttamente presi dall'atmosfera marziana, è una scoperta così importante? Perché se noi riusciamo a far crescere questi batteri sul pianeta Marte, questi a loro volta potrebbero essere utilizzati anche come fonte nutritiva per altri batteri come per esempio le Escherichia coli. Questi sono più familiari soprattutto dal punto di vista ingegneristico, e infatti attraverso l'ingegnerizzazione genetica di questi microrganismi è possibile utilizzarli come fonti primarie per ottenere quelli che sono, ecco, il cibo, i medicinali e tutto quello che può essere necessario ai colonizzatori di Marte. Ovviamente però questi bioreattori che sono stati utilizzati per questi studi non sono quelli che poi verranno utilizzati per le missioni, quindi non sono stati realizzati al fine delle missioni su Marte, pertanto sarà necessario chiaramente lavorarci ancora per tanto tempo e soprattutto studiare ancora più nel dettaglio questi cianobatteri e vedere anche altre magari specie batteriche che possono essere utili per questi scopi. Un altro particolare che mi ero dimenticata di dire è che comunque dobbiamo considerare che su Marte è presente anche la regolite marziana, ovvero appunto le polveri che sono presenti sul suolo di Marte, che possono essere a loro volta comunque sfruttate a nostro vantaggio, perché presentano alcune sostanze nutritive per quei batteri, alcuni minerali importanti, tra cui per esempio il calcio e lo zinco, e si è visto che infatti anche utilizzando un qualcosa di sintetico, di simile alla regolite marziana, perché ovviamente non ce l'abbiamo a portata di mano, questi batteri riescono a vivere anche in presenza di regolite. E poi anche un'altra questione, ovvero l'acqua. Dobbiamo garantire dell'acqua ai cianobatteri H2O, e per farlo ci sono diverse opzioni. Come sappiamo, ecco, su Marte nelle calotte polari è presente del ghiaccio, quindi potrebbe essere utilizzato quello, ma è presente del ghiaccio anche nel sottosuolo, e così anche come può essere ottenuta l'acqua anche attraverso dei materiali di scarto proprio degli astronauti, dei nostri colonizzatori. Infatti, come sappiamo, anche nella Stazione Spaziale Internazionale viene utilizzato, ecco, l'urina per ottenere poi l'acqua necessaria, ecco, per bere, eccetera, e può essere utilizzata anche chiaramente per questi batteri. Insomma, sicuramente le missioni su Marte sono molto più vicine di quello che noi possiamo immaginare. Infatti si parla che comunque nei prossimi anni, già a quanto pare, dovrebbero avvenire. Ci sono ancora sicuramente tante questioni da definire perché non è semplice, però cerchiamo, ecco, di avere fiducia e speriamo, ecco, di poter essere presenti quando avverrà questa impresa, perché a tutti gli effetti devo dire è un'impresa, visti tutti i problemi che ci possono essere, i problemi che ci sono e che devono essere in qualche modo risolti. E niente ragazzi, io con questo avrei concluso. Spero che, ecco, questo discorso sia stato per voi interessante. Vi invito come sempre a informarvi ancora di più, ad approfondire certi argomenti che veramente meritano di essere approfonditi. Vi invito ad iscrivervi al canale YouTube, a mettere like, a commentare e a seguirmi su Instagram, e ci vediamo al prossimo Tè Scientifico. Ciao seguaci!